Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi racconto una storia intensa, tenera e piena di speranza che ha per protagonisti Mahsine Marabet e Cenk Torun. Se vi piacciono i video lunghi, narrati con cura e attenzione ai dettagli, restate con me fino alla fine. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like e, se volete sostenere il mio lavoro, di cliccare sul tasto Unisciti. Pronti? Cominciamo. Negli ultimi giorni il nome di Cenk è tornato al centro dell'attenzione per un motivo che non riguarda un set, una premiere o una firma su un nuovo contratto, ma qualcosa di infinitamente più personale: la paternità. Il suo racconto è stato misurato, sincero, quasi sussurrato, e proprio per questo ha colpito al cuore. Diventare padre per la seconda volta non è una semplice sequenza che si ripete, è un orizzonte nuovo, un'emozione che cambia forma, una consapevolezza che matura. Chi ha ascoltato le sue parole ha percepito un entusiasmo schietto, un misto di trepidazione e gratitudine. Non c'erano frasi ad effetto, solo un uomo che si prepara ad accogliere una vita. Accanto a lui, Mahsine. Elegante, concentrata sul lavoro, ma anche capace di proteggere la sfera privata con una delicatezza che la contraddistingue. La si è vista sorridere con quel modo discreto che non ha bisogno di didascalie, uno sguardo, una mano che stringe l'altra, piccoli gesti che raccontano più di 1000 parole. Non c'è stata alcuna spettacolarizzazione, nessun palcoscenico costruito intorno alla loro felicità. Semmai, il contrario, un equilibrio cercato e difeso, come se volessero dirci che la gioia più grande ha bisogno di spazio, silenzio e tempo. Chi conosce Cenk sa che è un professionista rigoroso, abituato a studiare, a presentarsi sul set preparato, a rispettare i ritmi della troupe. Eppure, nelle sue dichiarazioni recenti, la parola che ricorre più spesso non è ruolo, non è scena, non è ascolti. È emozione. Emozione per ciò che sta arrivando, per quella piccola presenza che ancora non ha un volto ma già ordina i pensieri, riorganizza le priorità, sposta la prospettiva di ogni giornata. È come se tutto, d'ora in poi, dovesse essere misurato su un altro metro. Che padre voglio essere? Quale ricordo desidero lasciare? Come posso esserci davvero? Interrogativi semplici e profondi, che molti di noi conoscono. Il racconto che arriva dal loro mondo quotidiano è fatto di ritmi nuovi. Giornate più corte e più piene allo stesso tempo, telefonate che si accorciano perché occorre riposare, scalette di lavoro che si spostano in funzione di visite, controlli, impegni di famiglia. Chi ha incrociato Mahsine in questi giorni la descrive come sempre, professionale, attenta, capace di passare da un copione alla lista della spesa senza perdere il filo, come fanno le donne abituate a tenere insieme molte cose. E Cenk, dal canto suo, ha scelto un profilo sobrio, pochissime parole e tanti fatti, la voglia di fare posto, di fare spazio, a ciò che conta. Tra i fan, l'eco è stata immediata. Messaggi in tante lingue, fotografie d'archivio tirate fuori dai cassetti digitali, video montati con cura per dire «siamo con voi». La loro comunità non è solo numerosa, è affettuosa. Ha imparato a rispettare i tempi della coppia, a non forzare le rivelazioni, a lasciare che siano loro, e solo loro, a decidere che cosa condividere. In molti hanno sottolineato come questa nuova tappa della vita di Cenk arrivi in un momento in cui la sua carriera ha già costruito basi solide, e allora il sogno del pubblico è semplice, quasi poetico: immaginare una casa che si allarga, una biblioteca con più libri per bambini, un salotto dove la sera si spengono presto le luci perché domani, all'alba, comincerà un'altra giornata piena. C'è anche un aspetto culturale che rende questa storia ancora più ricca. Mahsine porta con sé tradizioni e sensibilità del Nord Africa, Cenk le sfumature più familiari della cultura turca. Due mondi che si incontrano e si parlano, senza bisogno di spiegarsi troppo. Si immaginano tavole dove i profumi si mescolano, ninne nanne con ritmi diversi, parole dolci in più di una lingua per dire la stessa cosa: benvenuto. È bello pensare che il loro bambino, o la loro bambina, crescerà in quell'abbraccio di differenze che non confondono, ma arricchiscono. Molti di voi mi hanno chiesto: come cambierà il lavoro di Cenk? E quello di Mahsine? La risposta più onesta è che nulla sarà più come prima, e va bene così.
Non è una perdita, è una trasformazione. Il set, d'ora in poi, avrà orari più attenti. I copioni si leggeranno in momenti rubati al sonno, le interviste si incastreranno tra una visita e un pasto da preparare. E, allo stesso tempo, tutto questo darà senso a ogni fatica. Perché quando sai per chi stai lottando, la fatica pesa meno. Non è retorica, è esperienza, tanti genitori lo sanno. Nelle storie di famiglia, le parole chiave sono presenza e ascolto. Cenk ha insistito proprio su questo. Essere presente non significa essere perfetto, ma esserci davvero. Mettere via il telefono quando occorre. Fermarsi, se necessario. Dire di no a un impegno in più, se quell'impegno toglie respiro a ciò che a casa sta crescendo. Massine condivide la stessa filosofia, non misurare l'amore in regali e fotografie da esibire, ma in giornate normali fatte bene. È la normalità, preparare una colazione, rifare un letto, scegliere un pigiamino, che costruisce i ricordi più forti. La scelta della riservatezza è un altro tratto che vale la pena sottolineare. In un'epoca in cui tutto viene raccontato in tempo reale, loro hanno preferito sottrarre, non aggiungere. Hanno lasciato che la notizia circolasse con la lentezza giusta, come si fa con le cose delicate. Alcuni potrebbero pensare che sia una strategia di comunicazione, a me piace considerarla una forma di cura. Non è solo protezione dall'esterno, è anche un modo per proteggere se stessi dall'ansia di dover sempre dire, mostrare, spiegare. Certo, c'è anche l'attesa giocosa che accompagna ogni nascita. I fan si divertono a indovinare il nome, a scommettere sul fiocco, a immaginare quali saranno i colori della cameretta. Arrivano liste di nomi tradizionali, proposte creative, richiami alla letteratura e alla musica. È un gioco affettuoso, che la coppia osserva sorridendo, senza lasciarsi trascinare. Il nome verrà scelto da loro, nel momento giusto. E forse sarà un nome che racconta entrambe le radici, oppure un nome semplice, rotondo, come una parola che tutti possono pronunciare. Intanto, le piccole preparazioni si moltiplicano. Piatti più sani, abitudini più ordinate, appuntamenti in agenda che si spostano con naturalezza. C'è chi racconta di passeggiate serali, di dialoghi sottovoce, di musica ascoltata piano per alleggerire i pensieri. E poi la casa. Qualche oggetto spostato per fare posto, una poltrona avvicinata alla finestra, una luce calda per le notti lunghe. Non serve molto per preparare un nido, serve intenzione. Dal punto di vista professionale, questa tappa della vita di Cenk può persino arricchire la sua arte. Chi diventa genitore scopre una gamma di emozioni nuove, attenzioni sottili, paure antiche, un senso del tempo diverso. Tutto questo entra nella recitazione, anche quando non te ne accorgi. Le pause diventano più eloquenti, gli sguardi si allungano, la voce si fa più profonda. Non perché si reciti la paternità, ma perché la paternità rende più umano ogni gesto. E Massine? Lei continuerà a essere quello che è, un artista con un'identità precisa, capace di scegliere progetti che parlino la sua lingua interiore. Saper tenere insieme talento e casa è una competenza che non si studia in accademia, si impara con l'esperienza, con gli errori, con il coraggio di chiedere aiuto quando serve. E il loro cerchio di affetti sembra pronto a fare la sua parte, amici, colleghi, persone fidate che ruotano intorno a loro come satelliti, pronti a colmare i vuoti, a portare una spesa, a cucinare un piatto caldo. Quando arriverà quel momento, lo sappiamo, tutto il resto si fermerà. Il telefono potrà restare spento, le scalette disdette, gli appuntamenti rinviati. Ci saranno occhi lucidi, stanchezze felici, un silenzio nuovo pieno di respiri piccoli. E poi, piano piano, la vita tornerà a scorrere, diversa e bellissima. Cenk avrà un set a cui tornare, Massine un copione su cui posare gli occhi. Ma qualcosa, per sempre, sarà cambiato. Il modo di dire a dopo, la fretta di rientrare, il desiderio di raccontare una storia in meno e viverne una in più. Vorrei chiudere con un pensiero. Oggi si parla spesso di arrivare, di raggiungere, di superare. In realtà, ci sono giorni in cui la cosa più importante è accogliere. Accogliere ciò che la vita porta, accogliere l'imprevedibile,
accogliere un amore nuovo che non chiede applausi. La seconda paternità di Cenk e la tenerezza con cui Massine la accompagna ci ricordano proprio questo. La forza non sta nel clamore, ma nella costanza, non nella quantità delle parole, ma nella qualità dei gesti. Adesso la parola passa a voi. Che augurio volete lasciare a Cenk e Massine in questo momento così speciale? E quali temi vi piacerebbe vedere nei prossimi progetti della coppia, quando decideranno di tornare sul set? Scrivetemelo nei commenti, li leggerò tutti con piacere. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Qui cerchiamo di raccontare le storie con calma, rispetto e verità. Grazie di cuore per avermi accompagnata fino alla fine. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. A presto e buona giornata!